Ciao a tutti, in questo video parleremo di un'alopecia particolare che è l'alopecia post-tosatura. Prima di iniziare questo video vi ricordo che in questo canale trattiamo argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto, quindi se siete interessati a questi argomenti o se siete proprietari di un cane e di un gatto iscrivetevi al canale qua sotto. Nel canale troverete già diversi video di diverse patologie. E in più, se volete supportare il progetto vi ricordo sempre di mettere mi piace al video perché potrete farlo vedere anche ad altri proprietari di cani e di gatti. Partiamo subito con questa patologia, che non è poi una vera e propria patologia, diciamo che è un rallentamento della crescita del pelo dopo una tosatura, una toelettatura diciamo, oppure anche dopo un intervento chirurgico. Sapete che quando si effettua un intervento chirurgico si deve preparare l'area, il campo diciamo operatorio, quindi si rasa, si tosa, si rasa il cane in una determinata zona più o meno ampia in base al tipo di intervento chirurgico. E questo tipo di alopecia fondamentalmente è un problema che chiaramente potrebbe verificarsi anche dopo una toelettatura, magari soprattutto quando magari si rasa il pelo magari molto corto o quasi a zero. Abbiamo questi cani che praticamente dove è stato tosato il pelo non cresce o cresce con fatica. È chiaro che c'è diverse diagnosi differenziali, dalle dermatofitosi alle piotermiti, alle patologie per esempio metaboliche, soprattutto negli animali anziani. Quando abbiamo questo tipo di problema, andare a verificare chiaramente la tiroide è molto importante, perché magari in un soggetto ipotiroideo il metabolismo ovviamente è rallentato e quindi questo potrebbe essere un campanello d'allarme e quindi andare a verificare. Vi metto qua sopra il video sull'ipotiroidismo e anche alla fine vi metto il video sull'ipotiroidismo del cane. La terapia e la diagnosi fondamentalmente sono la terapia è fondamentalmente aspettare, perché molto spesso poi questo pelo ricresce nei mesi, soprattutto se non c'è una causa sottostante come per esempio un ipotiroidismo. Quindi nel caso in cui l'animale è sano ci metterà diversi mesi, anche 3 o 4 mesi, ma poi piano piano il pelo ricresce. Mentre invece se abbiamo un ipotiroidismo ovviamente si effettua la diagnosi e poi si imposta chiaramente una terapia a base di ormone tiroideo. Può capitare casualmente, quindi non è che non si può più tosare il cane, non è una cosa che parliamo chiaramente sempre dell'animale sano, dell'animale magari giovane, non è una situazione che puoi prevedere, quindi se capita chiaramente bisogna solo aspettare il tempo che poi cresce il pelo. Io lo vedo molto spesso invece nell'animale anziano, quando ovviamente ci sono chiaramente delle patologie metaboliche o comunque magari il fegato non funziona perfettamente, che quindi abbiamo questi animali che effettivamente dopo che sono stati tosati, parliamo di animali magari di 12, 13, 14 anni, effettivamente il pelo fa molta fatica a crescere proprio perché il loro metabolismo non è così ovviamente più funzionale e quindi chiaramente il pelo fa più fatica a crescere. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata e un saluto a tutti.